La situazione intorno a Mercedes Moné sta degenerando. Premetto che io non sono solito far video riguardanti atlete che non sono della Stardom, ma vedendo ciò che sta succedendo sto iniziando a preoccuparmi non poco e volevo condividere con voi il mio pensiero. Come di certo sapete, a AEW Grand Slam Messico, Mercedes Moné ha vinto l'ennesimo titolo andando a sconfiggere Zeuxis, conquistando appunto il CMLL World Women's Championship. Questo va ovviamente a sommarsi al TBS Title, al EWA Women's Championship e all'Undisputed British Women's Title. Senza scordarci che Mercedes è la vincitrice della Women's Owen Hart Cup 2025 e che a All In, prossimo pay-per-view che andrà in onda il 12 luglio, avrà l'opportunità di conquistare anche l'AEW Women's World Championship contro Toni Storm, che è appunto l'attuale detentrice del titolo femminile più importante della compagnia di Tony Khan. Personalmente, di quel che ho capito, mi sembra abbastanza palese che le intenzioni siano quelle di trasformare la Moné in una sorta di belt collector, un po' quello che era già stato fatto con Kenny Omega qualche anno fa. Vi ricordate di certo come intorno al 2021 la Best Bot Machine avesse detenuto nello stesso tempo sia l'AEW World Championship, sia il titolo mondiale di Impact Wrestling, sia il AAA Mega Championship. Innanzitutto paragonare Kenny Omega con Mercedes Moné è come paragonare i biscotti del Mulino Bianco con quelli dell'Eurospin. Non me ne vogliano i fan dell'ex Sasha Banks, ma sappiamo perfettamente cosa è stato e cos'è tuttora Kenny Omega per il wrestling mondiale. Kenny è stato una vera e propria istituzione del wrestling nipponico fino a pochi anni fa. Quello che Omega ha fatto in New Japan Pro Wrestling come leader del Bullet Club credo sia irripetibile per chiunque. I suoi match contro Kada, ad esempio, sono entrati nella storia della disciplina e ancora oggi vengono utilizzati come pietra di paragone da chiunque calchi un ring di wrestling. Mercedes, al contrario, seppur sia comunque una buonissima atleta, non arriverà mai a livelli toccati da Kenny Omega e quindi darle tutti questi riconoscimenti mi sembra alquanto esagerato. Posso capire che alcune federazioni di wrestling come la CMLL o anche la Rev Pro possano beneficiare della popolarità della ragazza che, grazie al suo passato in WWE o anche ad apparizioni in vari film o serie TV come The Mandalorian, possa attirare il pubblico a guardare lo show o a comprare il biglietto per andare a vedere l'evento dal vivo. Ma a mio avviso queste federazioni devono comunque cercare di non toccare il fondo pensando solo al business ma anche al prodotto, cercando di regalare ai fan, specialmente quelli di lunga data, un qualcosa che possa tenerli affezionati alle compagnie di cui si sono innamorati. Quello che oggigiorno alleggia intorno a Mercedes Moné è di cattivo gusto e estremamente esagerato. Sacrificare le proprie lottatrici, come ad esempio Zeuxis, in favore degli affari è una pugnalata al cuore del bel wrestling e dello sport in generale, quello di cui tutti noi ci siamo innamorati e di cui vogliamo continuare a seguirne le gesta. Il mondo sta cambiando, quello è vero. E purtroppo con lui anche il wrestling, che sta diventando una questione prettamente economica, sacrificando quello che c'era di buono in questa disciplina. Spesso i campioni non vengono più scelti in base al merito sportivo, ma vengono esplicitamente scelti perché fanno fare soldi alle compagnie. Ecco quindi che ci ritroviamo ad avere campioni e campionesse immeritevoli di tali titoli, ma che vengono vestiti a festa solamente perché hanno milioni di fan su Instagram.
Questo atteggiamento, a mio avviso, non aiuta chi vuole oggi avvicinarsi alla disciplina, una disciplina succube del dio denaro e del padrone che guarda tutti dall'alto in basso, schiavizzando chi non ha abbastanza fondi per dire la sua. Questo ci porta a parlare della mia paura, quella di vedere svalutata anche la Stardom in favore della ben più famosa Mercedes Moné. Con Forbidden Door ormai alle porte, la paura che Mercedes possa conquistare anche una loro in Stardom per continuare la sua campagna da belt collector è estremamente alta. Non sarei poi così sorpreso di vedere gente come Sayaka Mitani o Starlight Kid finire vittime dell'ego smisurato di Mercedes Moné. Spero che le mie seghe mentali restino tali, ma vedendo come le piccole federazioni si stiano ponendo verso quelle più famose come WWE e AEW, il pericolo che anche la Stardom possa decidere di aggregarsi a questo trend c'è. Sperando che queste mie paranoie rimangano infondate, vi chiedo gentilmente di dirmi la vostra opinione qua sotto nei commenti. Sono veramente curioso di capire cosa ne pensate voi sulla vicenda Mercedes Moné. Intanto vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto dedicato al wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete sempre restare aggiornati con tutto ciò che aleggia intorno alle vostre atlete preferite, sia che facciano parte della WWE, dell'AEW e naturalmente della Stardom. Grazie di cuore a tutti voi per avermi fatto compagnia anche in questo contenuto un po' diverso dal solito. See you next time. Bye poi!